Ciao ragazzi, bentornati su Voglia di ristrutturare. Oggi si parla di carta da parati moderna. Per parlare di questo argomento sono tornato alla Creative Space. Qui c'è Emanuele, uno dei titolari. Ciao Emanuele. Buongiorno, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti. Eccoci qua e parleremo di un tipo di carta da parati molto particolare, come quello che vedete alle mie spalle, che è una creazione della Creative Space, ovvero parleremo della carta da parati con effetto profondità o prospettiva che dir si voglia. Innanzitutto una precisazione, sulla carta da parati moderna in generale avevo già realizzato un video che vi lascio qui in alto e che vi invito a vedere se non avete già dato un'occhiata. Oggi però volevo parlare con Emanuele del loro prodotto di punta, che è Wallpaper, e che è un tipo di carta da parati che si caratterizza per l'effetto profondità prospettiva, esattamente come quella che vedete qui dietro di noi. Che cosa ci puoi dire su Wallpaper? Ma Wallpaper, come diceva Lorenzo, è un po' il nostro progetto di punta. Siamo gli specialisti dell'effetto prospettiva, riusciamo a declinare l'arte fotografica nelle grandi dimensioni, quindi i nostri sono i soggetti per le emozioni forti, possiamo dire così. Sì, diciamo che non è la classica carta da No. parati a cui eravamo abituati nelle case dei nonni o dei genitori, insomma, a seconda della generazione. Esatto, non modelli ripetuti, non continuativi, ma immagini, fotografie che possono esprimere delle emozioni, Certo. delle sensazioni differenti, con delle prospettive che diventano sorprendenti per come riescono ad allargare gli spazi. Esattamente. E c'è anche da dire, chi li conosce ormai sa benissimo come lavorate, ma quello che loro fanno sono tutti pezzi unici, cioè sono prodotti che nascono da una parete bianca, nuda, e che loro vanno a riempire in base alle esigenze del cliente. Sostanzialmente le esigenze sono, vabbè, altezza, larghezza della parete, questo per tutti. Nel vostro caso però anche il tipo di prospettiva desiderata. Esatto, esatto. Noi riusciamo appunto a personalizzare, ecco, noi siamo un po' come se fossimo i sarti delle pareti, un po' Sì, questa. infatti voi vi definite, scusami, sartoria murale. Esatto, siamo sartoria murale, quindi da noi basta visualizzare e scegliere un'immagine. Di questa immagine poi si potrà scegliere quale deve essere il punto di vista col quale si vuole sorprendere, Certo, dare le misure di altezza e larghezza e noi lavoriamo su misure, esattamente come una sartoria. esatto. Un'altra cosa da dire è che di carta da parati ce ne sono di tanti tipi, ci sono delle aziende validissime e nel loro caso ho notato le loro creazioni non danno mai l'impressione di essere una fotografia mh, che vista da certe angolazioni ha una luce magari spenta o troppo accesa. Nel vostro caso sono proprio delle tele pittoriche? Ecco, bravo Lorenzo, innanzitutto condivido con te il discorso che ci sono tanti bravi professionisti in questo settore. Noi abbiamo fatto una scelta differente, appunto quello di lavorare con delle luci, con delle ombre, con la fotografia e quindi avere delle sensazioni differenti. Quindi i nostri non sono, come dicevo prima, dei modelli ripetuti, ma allo stesso tempo non sono dei poster. Quindi diventano davvero delle creazioni, definiamole artistiche, Sì, che ti danno sempre delle sensazioni un po' differenti e molto personali. Ecco, diciamo che da noi è un po' difficile non avere un'emozione, nel bene e nel male. esatto. Dopo spiegheremo alla fine a che cosa si riferisce con questa affermazione. E ti chiedo invece a livello di praticità, Sì, insomma, della carta, è lavabile? sì, è assolutamente lavabile, basta un semplice panno con dei detergenti non aggressivi. Ok, La posa è una normalissima posa da carta da parati, però noi, un po' il concetto che ci portiamo dietro da anni, cerchiamo sempre di lavorare un po' nel concetto del self-made, quindi cercare di facilitare quello che è un lavoro che sembra solo che sia di pochi professionisti. ok. Quindi noi ad esempio siamo gli unici che facciamo rotoli che arrivano fino ad 1 metro di larghezza. Questo sostanzialmente facilita il montaggio, oltre che renderlo
più veloce e più efficace. E per chi non lo sapesse, le dimensioni standard del rotolo sarebbero... Mediamente andiamo intorno ai 50 cm. Ok, perfetto, quindi voi arrivate fino a 1 metro. Sì. Ok, e è una carta ignifuga? È una carta ignifuga, abbiamo tutte le certificazioni possibili, quindi è una carta che non prende fuoco. Perfetto, ingiallisce, fa odore? No, assolutamente, abbiamo delle tecnologie di stampa con degli inchiostri ad acqua, con una metodologia molto, molto ecologica, che è anche un po' l'ultimo ritrovato, quindi abbiamo, come dire, delle macchine molto molto attuali e molto recenti. Quindi le nostre carte non puzzano, come magari spesso si sente un po' su altri, rispetto ad altri che fanno lo stesso tipo di lavoro nostro, e quindi non puzzano, sono facili da lavare, sono personalizzabili e sono emozionali, ritorno un po' al concetto di prima. E qua devo fare una precisazione che era quello che dicevi prima. Emanuele ha detto emozioni nel bene e nel male, perché per chi non lo sapesse, ma chi mi segue ormai sa come la penso, io prima di conoscerli odiavo la carta da parati, perché ero abituato alla carta da parati, quella difficile da rimuovere, che dava un sacco di problemi, e comunque da abitazioni completamente tappezzate di carta, che dava anche un senso sì, di poca pulizia, di chiusura, ecco. Poi vi ho conosciuto, ho visto come lavorate, ho visto i vostri prodotti e voi vi differenziate per il discorso dell'effetto profondità e della prospettiva, quindi emozioni nel bene e nel male, perché se dovessimo trovare uno svantaggio a wallpaper, mi viene da dire che ed è per emozioni forti, è per persone che adorano osare, per qualcuno che vuole sorprendere e sorprendersi, per qualcuno che vuole allargare gli spazi, diciamo che, posso dirne tante. diciamo che devi essere un po' coraggioso. Non sono monotone. Non sono monotone, le ho viste dal vivo e sono bellissime, e comunque potete andare, se volete maggiori informazioni, potete andare sul loro sito che vi lascio in sovraimpressione. Nella descrizione del video vi lascio anche il link alla loro pagina Facebook, andate a darci un'occhiata perché lì vedete anche cosa ne pensa chi l'ha già installata, quindi avete delle recensioni tangibili. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a condividerlo e a iscrivervi al canale. Io Emanuele ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a te, Lorenzo. E date sempre un occhio alla descrizione del video perché ci sono tutti gli altri social dove sono presente, quindi se volete rimanere in contatto sapete dove trovarmi. Ci vediamo alla prossima puntata qua su Voglia di Ristrutturare. Ciao a tutti! Ciao a tutti.